Ciao a tutti e benvenuti in Sciottini d'autostima, il podcast che ti fornisce spunti concreti per accrescere di giorno in giorno la fiducia in te, sia nella tua vita personale che professionale. Noi siamo Nicola e Salima, coach certificati di autostima ed esperti delle migliori tecniche di coaching al mondo, tali la neuroscienza, la programmazione neurolinguistica, l'ipnosi, le tecniche di liberazione emotiva, la time therapy ed il life and success coaching. In Rebirth Coaching usiamo queste potenti modalità per aiutare i nostri clienti in tutto il mondo a sostituire le loro paure, traumi del passato o blocchi mentali con il sistema di convinzioni che necessitano per costruirsi una vita e carriera di successo che dia loro piena soddisfazione. E ancora una cosa, oltre a questo nostro ricco curriculum, siamo partner sia nella vita privata che professionale. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del nostro podcast Sciottini d'autostima. Io sono Salima E io Nicola. Oggi andremo a parlare di un argomento interessantissimo ed è come imparare a conoscere meglio te stessa grazie ai valori. Se è un argomento che ti piace e ti piace in generale il nostro podcast, ricordati subito di mettere un mi piace a questo video e ad abbonarti al nostro canale. Quindi senza più tardare iniziamo con cosa sono i valori. Quindi i valori sono le cose che sono più importanti in assoluto per te, sia in come vivi la tua vita che come lavori. E i valori hanno sede nella parte più profonda della tua mente, che è il subconscio. Ovviamente grazie a tecniche molto potenti come l'ipnosi, che viene a parlare direttamente al subconscio al 100%, abbiamo la possibilità di venire a modificare i valori se fosse per te un problema i valori con cui stai al momento funzionando e che non ti aiutano ad andare in direzione della vita e della carriera che vuoi per te. Quindi detto ciò, penso che per te sarà ovvio se ti dico che i tuoi valori dovrebbero aiutarti a determinare le tue priorità. Ti aiutano quindi a prendere delle decisioni in coerenza con la vita e la carriera che vuoi. E quindi ti permettono anche di sapere se stai facendo la vita che vuoi fare e se ti stai dirigendo nella direzione che vuoi anche con la tua carriera. Quando le cose che fai e il modo in cui ti atteggi sono in armonia con i tuoi valori, allora la vita ti sembra bella, ti sembra che sei proprio al posto giusto, che tutto sta andando per il meglio. Quando invece la vita che fai, come ti senti, come ti atteggi, è in conflitto con i tuoi valori, allora senti che c'è qualcosa che non torna, che la tua vita non è allineata semplicemente con quello che vorresti a livello più profondo, quindi a livello dei valori nel tuo subconscio. Ecco perché quando i tuoi valori non sono allineati con il tipo di vita che fai o il senso di realizzazione che ricavi dalla tua professione, può portarti a un livello veramente alto di insoddisfazione e perfino di infelicità. Quindi con questo capirai perché è così fondamentale conoscere i tuoi valori. Sì, è quindi fondamentale sapere conoscere i tuoi valori, proprio perché è importante, per esempio, sapere quale studio intraprendere durante la tua vita. Sapendo i tuoi valori puoi sapere qual è la giusta strada di studi da fare, oppure anche se il lavoro che stai facendo è il lavoro giusto per te, oppure dovresti cambiare attività. Un'altra cosa per cui conoscere i propri valori è molto importante è sapere se desideri una promozione nel settore in cui stai lavorando, quindi se ambisci a lavorare a un livello più alto, acquisire maggiori responsabilità. Un altro fattore molto importante
e se per caso desideri creare la tua azienda, metterti in proprio, quindi lavorare da autonomo oppure lavorare da dipendente. Ti permette anche di capire se è giusto per te fare un compromesso rispetto a qualcosa oppure rimanere fermo nella tua situazione. E infine se è più importante seguire le tradizioni oppure fare la vita a modo tuo. I valori sono piuttosto stabili durante tutta la tua vita, ma puoi anche andare a modificare quelli che sono i valori prioritari per te, oppure il grado di importanza di ogni valore. Questo lo fai per esempio con delle sessioni di coaching dedicate, cioè andando a riprogrammare la tua mente, lavorando sulla tua identità, fai sì che quindi cambi anche quelli che sono i tuoi valori, perché i valori sono la base dell'identità. Quindi andando a modificare, a riprogrammare la tua mente, puoi cambiare valori o cambiare il grado di importanza dei valori. Questo ti serve in base a certe circostanze della tua vita. Esatto, sì. Può essere fondamentale perché se i tuoi valori attuali non ti permettono di raggiungere la vita che vuoi fare o il successo professionale che vorresti avere, allora potrebbe essere interessante proprio cambiare i tuoi valori a livello quindi del subconscio. Sì, talvolta anche indispensabile. Adesso passiamo a come scoprire quali sono i tuoi valori. Per questo ti chiedo di prenderti un pezzo di carta o un diario su cui riflettere e scrivere giù la risposta alle domande che ti faremo per aiutarti ad avere chiarezza sui tuoi valori. E quindi ti chiediamo anche di pensare alla vita che hai fatto fino a questo momento e di cercare di individuare i momenti in cui ti sei sentito più felice in assoluto della vita che facevi, in cui avevi il livello di soddisfazione anche più alto e in cui ti sentivi più fiducioso nelle scelte di vita che facevi. E con questo passiamo alla prima tappa per definire e scoprire i tuoi valori. Prima tappa quindi è la felicità. Cerca nella tua vita passata un momento che sei stato particolarmente felice. Torna in quel momento e ricordati che cosa stavi facendo perché ti sentivi così felice. Pensa anche se eri da sola o se eri in compagnia di qualcuno, e se eri in compagnia di qualcuno pensa e scrivi su un foglio di carta con chi eri. Successivamente cerca anche di capire se hai fatto qualcos'altro in quel determinato momento che ti ha permesso di essere così felice. In questo modo possiamo andare a capire se c'era qualche altro valore che ha contribuito alla tua felicità. Ottimo! Adesso passiamo alla tappa 2, che è il fatto di sentirti orgogliosa di te. Quindi stessa cosa che con la tappa 1, con la felicità, pensa ai momenti nella tua vita in cui andavi più fiera di te, più orgogliosa di te in assoluto. E pensa e scrivi soprattutto sul tuo diario perché ti sentivi così orgogliosa di te. Seconda domanda, c'erano altre persone che hanno contribuito a questo tuo orgoglio e scrivi anche esattamente chi. Terza domanda, pensa e scrivi quali altri fattori hanno contribuito al tuo sentimento di orgoglio verso te stessa. Eccoci alla terza tappa. Ricorda nella tua vita un momento in cui sei stata completamente realizzata e soddisfatta. Pensa se in quel momento eri da sola o eri in compagnia con qualcuno e anche cerca di capire se c'è stato qualche altra cosa che ha contribuito alla tua realizzazione e alla tua soddisfazione personale. Scrivi tutto, mi raccomando, su un foglio di carta. Adesso che abbiamo scavato veramente nel passato per ritrovare i momenti nella tua vita in cui ti sei sentita più felice, i momenti in cui ti sei sentita più orgogliosa di te e quelli in cui la tua vita prendeva più senso, aveva più senso per te, andiamo a raccogliere tutte queste informazioni nella tappa 4 che sono le tue esperienze passate e con questo andremo a definire la top 10 dei tuoi valori. Quindi per questa tappa molto semplice scrivici una mail a hello@rebirthcoaching.it, te lo mettiamo qui, per chiederci la lista dei valori più frequenti. È una lunga lista e basta semplicemente leggerli l'uno dopo l'altro e fidarti del tuo primo impulso, del tuo primo intuito.
e sottolinei i valori verso i quali ti senti più attratta. Cerca di ridurre la lista a 10 e questa sarà la top 10 dei tuoi valori. Bene, ora che la tua top 10 dei valori che hai selezionato tramite la mail che ti abbiamo inviato, cerca di renderli in maniera prioritaria e di dare il giusto grado ai tuoi valori. Quindi un esercizio molto semplice, sempre sul foglio di carta. Inizia a guardare il primo valore col secondo e chiediti quale valore è più importante tra questi due, per quale sarei disposta a fare la scelta in base a quello che sento, quindi il mio valore più importante. Una volta che l'hai trovato, passi al successivo e fai lo stesso lavoro col valore sottostante. Il risultato finale di questo è che hai esattamente la lista dei tuoi 10 valori in ordine di priorità, dal più importante per te al meno importante per te. Considera che comunque sono tutti valori per te importanti, ma questo ti dà l'idea di quello che è esattamente il più importante e di conseguenza l'altro. Ottimo, a sto punto passiamo alla tappa 6. Ovviamente, come l'ha detto benissimo Nicola giusto prima, non c'è una risposta perfetta in assoluto, l'importante è capire la lista in ordine giusto per te e quindi se dovessi sacrificare un valore rispetto ad un altro, quale dei due valori metteresti in precedenza e quale no. E quindi con la tappa 6 andremo a verificare che tieni veramente finalmente il Graal, cioè la tua lista dei valori più importanti secondo i quali vivere la tua vita e portare avanti semplicemente la tua carriera. Quindi con questo andremo a verificare che i valori che hai listato e l'ordine in cui li hai listati entrano perfettamente nella tua vita e nella visione che hai per te stessa. E per questo andremo a farci 3 domande per le quali ti chiediamo di nuovo di prendere degli appunti nel tuo diario. Prima cosa, chiediti se questi valori ti fanno sentire felice con te stessa, allineata con te stessa, tipo completamente tranquilla, a posto. Seconda cosa, chiediti se ne vai fiera di questi valori, se senti che sono la cosa giusta per te. E quindi se saresti pure orgogliosa di condividere questa top 3 dei tuoi valori con una persona a cui vuoi particolarmente bene o con una persona che ammiri davvero e per la quale hai tanto rispetto. E finalmente, ultima domanda, ma veramente la più importante di tutte, è di chiederti se questi valori rappresentano alla perfezione le cose che sono più importanti in assoluto per te. E quindi se veramente sceglieresti comunque di seguire questi valori nelle tue decisioni personali e professionali, a prescindere dall'opinione degli altri. Quindi, anche se la tua scelta non dovesse essere popolare e anche se dovesse metterti nella minoranza, comunque sei sicuro che questi valori sono quelli che ti rappresentano meglio. Ok, con questo direi che abbiamo fatto il giro molto in profondità della questione dei valori e del conoscere meglio te stessa e ti vorrei lasciare con 3 spunti molto importanti su questa questione. Prima cosa, i valori, come l'avrai capito, sono importantissimi per avere integrità nella presa di decisioni e quindi per essere sicura che stai veramente prendendo delle decisioni in base a quello che vuoi tu veramente in profondità e non in base all'opinione degli altri o gli standard della società. I valori ti permettono anche, una volta che li avrai determinati, di avvicinarti alle decisioni con maggior chiarezza, quindi prenderai delle decisioni in modo molto più veloce e sicuro e ti permetteranno anche di avere maggior fiducia in te, semplicemente. E finalmente saprai con assoluta certezza che ciò che fai è perfetto, è la cosa migliore per la vita che fai adesso e per quella che vuoi in futuro, quindi sia per la tua felicità e la tua soddisfazione attuale che futura. Ottimo, con questo direi che abbiamo fatto un training molto completo sui valori e su come
capire e conoscere meglio te stessa in profondità, vai nel link nella nostra biografia per prenotare la tua sessione di coaching con noi o mandaci una mail in modo che noi possiamo aiutarti a crearti la vita e la carriera che desideri. Con questo direi che è tutto, ricordati di mettere mi piace se ti è piaciuta questa puntata e di abbonarti al nostro canale. Grazie per aver condiviso questo momento con noi e ti diciamo alla prossima. Ciao! Ciao!